Siamo quasi ai livelli di Ninebot. Allora, Kingsong, ovviamente per questo dobbiamo ringraziare Kingsong Europa. Esatto ragazzi, dobbiamo ringraziarla proprio perché ci ha fornito il mezzo e non ci ha imposto niente, ci ha detto soltanto di provarlo e di darvi la nostra impressione il più tranquilla possibile e soprattutto senza imporci niente. Quindi un grosso complimento a Kingsong e anche un grosso grazie. Adesso continuiamo con la recensione. E qua sotto in descrizione trovate tutti i link per andare ad acquistare il monopattino e vi assicuro che per il prezzo al quale viene venduto, alla fine di questa recensione secondo me inizierete a prenderlo in considerazione, anche perché veramente mi ha lasciato senza parole, soprattutto su una cosa che era da tempo che non succedeva, che è la qualità costruttiva. Tutte le parti, anche le più piccole, sono state progettate e prodotte da Kingsong. Questo monopattino è perfettamente in regola con le leggi italiane per circolare sul nostro territorio, a patto di una cosa, che ovviamente ve la dirò nel video. Mi raccomando, adesso seguitemi, vi faccio vedere subito un unboxing velocissimo e partiamo subito con la recensione completa. Sigla! Guardate quanto è grosso e guardate quanto è duro. Già dalla scatola qua si inizia a vedere un oggettino di qualità. Le dimensioni sono belle abbondanti, impacchettato benissimo. Oltre alla chiavetta troviamo il caricabatterie che ovviamente, come in tutte le nostre recensioni, partiamo sempre dalle dimensioni, che sono una cosa fondamentale. Questo Kingsong N12 Pro è un bel giocattolone. 129 cm lungo, 64 cm largo e alto la bellezza di 127 cm. Questo monopattino vi darà tranquillità e sicurezza perché è bello grosso. Nella parte bassa dello stelo troviamo ovviamente il metodo di chiusura, che è veramente di buona qualità. Si vede che è solido. Nella parte posteriore poi troverete il comodo alloggiamento che serve per tenerlo bloccato. Qualora lo vogliate impugnare per portarlo su per una rampa di scale, in questo modo sarà veramente velocissimo e riuscirete a portarlo su in estrema tranquillità. Come vi dicevo, ha un motore da 1000 watt, quindi purtroppo è fuori dalla normativa italiana, quindi non siamo entro i 500 watt, però c'è anche da dire che stando sotto ai 1000 watt non c'è la possibilità del sequestro. Una volta sbloccato riusciamo a raggiungere velocità di 50 km/h. Ovviamente il motore posteriore spinge bene e oltretutto è un high torque, quindi ha una bella forza, vi supererà tranquillamente le salite fino a 25 gradi e vi posso assicurare che sono tante. Il picco è di 1400 watt e questo probabilmente è dovuto anche alla batteria, perché l'N12 e l'N12 Pro si differenziano soltanto nel motore, che probabilmente è lo stesso dell'N12 Pro, soltanto depotenziato, e la batteria. Qua abbiamo 60 volt per 14 ampere-ora di dimensione, di capacità. La casa dichiara che questa batteria vi porterà a percorrere ben 80 km, ovviamente soltanto in modalità eco, e diciamo che se la vostra velocità non è limitata ai 20 km/h, stando a tutta la batteria quasi si dimezzerà intorno ai 30-35 km e la batteria, trovandosi nella parte bassa della pedana, vi assicura una bella maneggevolezza. Ovviamente in confezione trovate un bel caricabatterie da 2 A. La carica sarà docile quanto basta, quindi vi permetterà di ricaricare la batteria completa in circa 7 ore e senza andare a stressare troppo le celle. Ora iniziamoci a spostare sulla parte bassa del monopattino, perché questo monopattino nella parte bassa trova le vere chicche. Partendo dalle sospensioni, abbiamo sospensioni anteriori e posteriori che vi assicurano una bella guidabilità. Infatti, nonostante il mio peso, qualsiasi asperità del terreno è stata
ammortizzata in maniera eccellente. I freni sono una di quelle cose che secondo me sono state valutate anche qui in maniera veramente intelligente. Nella parte anteriore troviamo dei freni a tamburo, che quindi non hanno bisogno di grande manutenzione, vi basterà ogni tanto andare a ritoccare il registro che trovate alla base per poterli regolare in maniera più precisa. Mentre nella parte posteriore troviamo un bel freno a disco che vi assicura sempre una buona frenata. Vi assicuro che non sentirete mancanze di freni idraulici e cavolate varie. La frenata poi dopo è totalmente aiutata dall'ottima frenata rigenerativa elettrica. E anzi, fatemi sapere qua sotto se volete che andiamo a testare la frenata rigenerativa, magari prendendo il treno, andando in collina e scendendo, facendo soltanto discesa. Kingsong vi assicuro che sulle monoruota ha una rigenerazione clamorosa. Se è riuscita a mettere anche solo in parte la rigenerazione su questo monopattino che riesce ad avere un monoruota, vi assicuro che se state in collina con questo monopattino vi scorderete anche di ricaricarlo. E arrivando sulle gomme vi dico che ha delle gomme da 10 pollici che vi danno sempre stabilità su ogni terreno. Sono veramente dei buoni pneumatici, non sono pieni, quindi vi dovete ricordare di andare ogni tanto a ricontrollare la pressione delle ruote in modo da non aver problemi, però hanno tutt'altro feeling con la strada. Qua invece abbiamo qualcosa di livello superiore. Arrivando al telaio, il telaio è veramente ben costruito, è stato progettato per avere solidità, ci possono salire sopra ragazzoni di ben più di 100 kg sopra e questa cosa sicuramente ve la dà l'ottima costruzione. Una di quelle cose che mi è piaciuta di più è la qualità di guida, infatti si riesce a guidare sempre bene, è veloce nei cambi di direzione e veramente è un piacere, starci sopra è veramente un piacere. Ora risaliamo verso la parte alta e nel display troviamo quella che è tutta la tecnologia Kingsong. Qui troviamo tutto quello che ci serve, la velocità, la batteria residua che è in percentuale ma anche con le tacche. In più sul lato sinistro troviamo anche quanto state accelerando e in più c'è una chicca che ora vi faccio vedere. Sul display trovate anche un sensore di luminosità che vi andrà a far accendere o spengere la luce in automatico. Clamoroso. Poi ovviamente il tutto si gestisce con il controller che troviamo insieme all'acceleratore. Lì si può accendere o spengere il manubrio e in più andando a dare due tocchi si possono spostare le varie mappature della centralina, prima, seconda o terza marcia. Queste però si possono andare a regolare in maniera fine dall'applicazione. Infatti Kingsong ha un'applicazione che è una favola, vi permette di vedere veramente tutto. Mentre sul lato sinistro del manubrio troviamo quello che vi dicevo prima lo rende perfetto anche per le strade italiane. Infatti troviamo ai lati del manubrio anche le frecce e il selettore è veramente ben progettato perché non solo vi accenderà le frecce ma in più vi darà anche un cicalino acustico in modo da ricordarvi che avete messo la freccia, e questa cosa per molti può sembrare una stupidaggine, in realtà è veramente indispensabile perché vi permetterà di avere sempre coscienza di quello che state facendo. E ora, arrivando alle conclusioni, devo dire che Kingsong ha fatto un capolavoro. Kingsong ha bisogno di farsi conoscere perché qualitativamente e a livello di post vendita è su livelli forse più alti di Ninebot. Come vi ho detto nell'ultimo video, per me Ninebot rimane una delle marche migliori per la costruzione dei monopattini. Kingsong riesce ad avere una buonissima qualità costruttiva ai livelli di Ninebot, però in più, avendo un rivenditore in Europa, vi permette di avere la tranquillità di sempre ricambi pronti all'uso. Qualsiasi cosa si rompa basterà contattare Kingsong Europa che ve lo farà recapitare in pochissimi tempi. Vi dico soltanto che a me mi è stato spedito il monopattino il mercoledì, io il venerdì già lo avevo a casa. Questo per forza si riesce a fare avendo prodotti e un magazzino pronto in Europa. Io ho impostato sull'applicazione che la prima velocità, quella eco praticamente,
va massimo a 20 km/h. In questo caso, avendo un solo motore e avendo tutti quanti i dispositivi che la legge vuole per renderlo legale, questo monopattino è come se fosse un 300 watt, anche meno. Infatti andando ad azionare l'acceleratore vedrete che non andrà al massimo di 20 km/h, e quindi con tutti gli altri dispositivi è come avere un monopattino super legale. Infatti guardate, così siamo a massima accelerazione e il monopattino fa 20, 20.1, 19,9 senza nessun problema. Oltretutto un monopattino del genere, super resistente, super robusto e pensato per andare a ben altre velocità, è sicuramente molto più sicuro di un semplicissimo monopattinino da 200 euro. Il motore mi ha fatto letteralmente impazzire, ha forza, velocità, grinta. Ovviamente ragazzi, se pretendete di andare a tutta velocità, sempre solo in aree private, ricordatevi che purtroppo assorbirà molto e quindi la batteria da 14 Ah ve la bevete. Nel prossimo video secondo me potremo fare anche un bel test di percorrenza per vedere quanti chilometri realmente fa questo KingOFSong N12 Pro. Mi raccomando, scrivetemi in descrizione se volete avere altre informazioni, se ho tralasciato qualcosa. Va bene ragazzi, io per il momento vi ringrazio, ci vediamo presto per aggiornamenti sempre su KingSong, perché sta arrivando altra robettina, e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi!